Salve, oggi facciamo torta di mele rovesciata. È una ricetta che mi ha passato un'amica nel mio vecchio forum. Allora, per questa ricetta, che come dicevo è di Sweet Sweet, se si riconosce, un bacione. Ciao Sweet! Allora, per questa ricetta occorrono 4 mele renette, io non ce le avevo, uso le mele che avevo in casa, 4 uova, 200 ml di panna. Potete usare sia quella dolce, cioè quella già pronta da montare, tipo la opla o queste cose del genere, sia quella di cucina. Io, essendo già che c'è il dolce, c'è tanto zucchero, ho preferito mettere quella di cucina. 340 grammi di zucchero, 300 di farina, il succo di un limone, del quale io prima di spremerlo l'ho lavato, me lo sono grattugiato così. L'ho grattugiato in modo da trovarmelo pronto quando mi serve per le pasta frolla, per le altre torte o per il pan di Spagna. Chiuso così me lo metto nel congelatore e quando ne ho bisogno lo vado a prendere. Cioè me lo trovo pronto. Così faccio anche con la buccia di arancia. Poi una bustina di lievito. Allora, innanzitutto spremiamo il limone. Per ricavare più succo dal limone, oltre al fatto di averlo grattugiato prima, così abbiamo ricavato anche la buccia bella grattugiata, ce la troviamo bella pronta, fate questo movimento sul limone. Questo fa sì che si rompono le fibre e ricaverete più succo di quanto ne ricavereste se lo spremeste senza questo movimento. Ecco fatto, facciamo scendere un po', e questo è quello che ne abbiamo ricavato. Adesso dobbiamo ripulire le mele. Togliamo il torsolo e la buccia. E le prepariamo così a fettine, devono essere di questo spessore. Io ho usato la teglia 24, per cui 3 mele come base mi bastano. Dopo aver preparato le mele in questo modo, le irroriamo con il limone, col succo di limone. Nella ricetta non c'è scritto, ma io nella torta di mele ci va la cannella, cioè io metto sempre la cannella, per cui una bella spolverata di cannella, e facciamo andare il limone da tutte le parti come la cannella per non farle scurire. Ok, fatto questo accendiamo il forno a 190 gradi perché deve essere bello caldo quando mettiamo dentro la torta, e iniziamo. Innanzitutto rompiamo i tuorli con gli albumi prima di aggiungere lo zucchero. Dopo aver rotto gli albumi con i tuorli, aggiungiamo lo zucchero e facciamo montare fino a un bel composto spumoso. Nel frattempo ci prepariamo la teglia, che come vi ho detto prima, quando la tiro fuori dal fondo in una teglia normale dà un po' di resistenza, per cui per evitare ciò questa volta la ricopriamo con carta forno e facciamo in questo modo. Essendo apribile, la misuriamo .
lasciamo aderire. Con una mano teniamo, perché sennò prende aria, con l'altra chiudiamo, così viene bella aderente, e tagliamo quella in più. Fatto questo dobbiamo però imburrare i bordi, se no non esce. Imburriamo anche la carta forno. Allora, visto la quantità di zucchero rispetto alle uova, non vanno, scrivono lo stesso, ma scende, si affonda più velocemente, per cui non occorre montarle tanto. Le ho montate per circa 6 minuti. Adesso aggiungiamo la farina, sempre setacciata. Sempre dal basso verso l'alto, così evitiamo di smontare le uova. A questo punto, che la farina è ben amalgamata, aggiungiamo la panna, mescoliamo bene per amalgamare tutti e due i composti. E il lievito setacciato. Ce ne va una bustina. Finiamo di amalgamare. Ok, adesso dobbiamo fare questo in modo veloce, visto che già il lievito è stato aggiunto. Diamo un'altra mescolata alle mele e le mettiamo in modo regolare sul fondo. Se adorate le torte di mele, questa è stupenda, è buonissima. Porca, questa me la mangio io. Adoro le mele con limone e cannella. Tappiamo tutti i buchetti che vediamo, così verrà una superficie bella piena di mele, e adesso la ricopriamo con il composto.
Allora direi così abbastanza, me ne sono lasciato un po' perché essendo 24 cm direi che può bastare. Potevo metterla tutta, però siccome voglio fare un paio di tortine ai miei figli, me la sono lasciata un po' da parte. Allora intanto andiamo in fornata a 190 gradi per un'ora. State attenti alla cottura, se diventa troppo abbronzata sopra, troppo colorita, abbassate di 10 gradi la temperatura e continuate sempre a fare la prova a stecchino prima di tirarla fuori del tutto. Vi ricordate, mi sono comprata questo, finalmente farò delle tortine rotonde. L'impasto non è tanto, per cui non verranno molte tortine. E queste le inforniamo appena tiriamo fuori l'altra, perché adesso non posso più aprire lo sportello, se no rovinerei la torta. A dopo! Ecco girata, mi ero scordata da accendere la videocamera. Tiriamo fuori. Ok, togliamo, vediamo se si stacca senza problemi. Vabbè, c'è la carta forno, dovrebbe... Ok, ragazzi, una meraviglia, un profumo che non vi dico. Guardate il pan di Spagna sotto, quanto è bello alto. Guardate la torta quanto è bella alta. E adesso la fate raffreddare e cospargete di zucchero a velo. Intanto inforno le tortine. Rieccoci, questa l'abbiamo tirata fuori prima, è abbastanza fredda, adesso tra poco la mettiamo con e finalmente, grazie alla teglia, con eccovi le tortine finalmente rotonde, ogni volta mi venivano tutte sgordi. Adesso vi apro una tortina per far vedere, vediamo se riesco a tagliarla con la carta. Ok, ecco l'interno che troverete poi lì. Buono, penso che sia un'ottima base anche per le torte, per farcire le torte con la panna, con la crema. Mi sto bruciando, ragazzi. Assaggiamo. Ragazzi, buonissima. Anche solo la base senza niente spolverata. Ok, panna mosci. Buona, ottima anche come base per fare le tortine o per farcire le torte. Ormai la finisco. Buona. Buona, buonissima. Oddio, è buona. Ok, ormai me la finisco tutta. Si lasciano là. A me è un po' appiccicata la carta. Ok. Vero che tortine ne ho fatte 4? Sì, dite sì. Sì, ho fatto 4 tortine. Guardate la sofficità di questa torta. È buonissima. Immaginate con le mele sopra cosa deve essere. Io intanto mi finisco la tortina e alla prossima. Buon appetito. Alla prossima.